Ciao a tutti e bentornati al canale. I peggiori trekking dell'Ossola. Ho deciso di intitolare così questa miniserie, che non so quanti episodi avrà in realtà, sicuramente 2, poi vedremo. Peggiori trekking dell'Ossola non tanto perché siano dei trekking brutti, ma perché andremo ad affrontare dei trekking che sono per lo più sconosciuti e in zone abbastanza selvagge. Abbiamo già avuto modo di percorrere itinerari del genere, ma questi sono itinerari forse ancora un pochino più esclusivi, che nemmeno la gente della zona delle volte conosce. Quindi adesso andrò a presentarvi il giro, ma prima di tutto vi presento i miei compagni di escursione. Buongiornissimo Cutrizio, bentornato. Oh, buongiornissimo, come al solito io sono la cavia perfetta. Sì, esatto, bravo, tu sì, sei. Dire che... Però aspetta, presentaci soprattutto qua, il nuovo special guest. Mara, vieni qua, lei giustamente fa la preziosa, quindi non si fa vedere, ma è già contenta di ravanare, come vedete anche lei. Ma Fara ce la farà a fare questi percorsi? Fara ce la farà, sì, vedi che è già felice, risponde pronto. Sì, Fara è pazza, Fara è completamente siamo noi scatenata. Fara soprannominata Farina. Farina per dei motivi che adesso scoprirete, insomma. O quantomeno per fantasia ci arriverete. Esatto. Ma prima di presentare il giro, lasciamo un attimo spazio allo sponsor di questo video. Oggi vi voglio parlare dell'accoppiata vincente in termini di efficienza, portatilità e anche in termini di costo. Abbiamo Bluetti PV120 e Bluetti EB3A. Assieme fanno uno degli impianti fotovoltaici portatili, per l'appunto più piccoli ed economici presenti sul mercato. Bluetti PV120 è un piccolo pannello fotovoltaico in grado di erogare 120 watt con un'efficienza di oltre il 23%. Questo, per l'appunto, rende il pannello particolarmente piccolo, leggero e trasportabile, ma in grado di produrre comunque un elevato quantitativo di corrente su una superficie così piccola e un peso così ridotto. È un pannello rivestito in ETFE, quindi un pannello destinato a durare nel tempo, molto longevo, con certificazione IP65, quindi resistente ad acqua e spruzzi. Dietro ha delle staffe regolabili per poter per l'appunto regolare l'inclinazione del pannello in base alla posizione del sole ed in base alla stagione, per migliorare ulteriormente l'efficienza. Si piega su se stesso e si richiude come una piccola valigetta leggera, ha una maniglia per il trasporto ed ha già i suoi cavi all'interno della sua borsetta laterale per potersi collegare alle centrali di Bluetti. Questa per l'appunto è una delle centrali di Bluetti, una delle più piccole, leggera ed economica, Bluetti B3A. Ha al suo interno un inverter da 600 watt nominali, che non sono pochi, e una batteria litio-ferrofosfato che vi garantirà anche lei un'elevata longevità, poiché è progettata per durare per oltre 3000 cicli di carica-scarica completa. È una batteria molto sicura oltretutto. La centrale eroga corrente continua ed alternata. A che cosa può servire? Può servire per sicuramente ricaricare i vostri apparati video fotografici, ma anche per far funzionare piccoli elettrodomestici, quali possono essere un piccolo frigorifero o anche un piccolo asciugacapelli, per esempio. È presente una presa Sciuco da 220, un ingresso per la ricarica dalla rete di casa, quindi per essere ricaricata in modo rapidissimo, una presa per l'accendisigari, 2 prese USB, una presa USB Type-C, una luce LED e un display molto chiaro che vi fornirà le indicazioni di corrente in ingresso, corrente in uscita e stima di durata della batteria della Power Station in base all'utilizzo che ne farete. Sopra è presente un pad per la ricarica del vostro smartphone, una maniglia per il trasporto e questa centrale vi garantisco che è veramente molto leggera. Siamo su 5 kg per il pannello e altrettanti per la centrale, quindi come vi dicevo uno degli impianti fotovoltaici completi più leggero presenti sul mercato. Per ulteriori informazioni vi lascio il link in descrizione e ringrazio Bluetti per questa sponsorizzazione. Ora noi continuiamo il nostro giro. Ci troviamo davanti al monumento ai caduti, ai partigiani, a Cortavolo. Ora vi faccio vedere proprio sulla cartina dove siamo partiti. Allora, Megolo di Mezzo, Cortavolo, andremo a Pian degli Elbi passando da Loraccio. Da Pian degli Elbi andremo su al Monte Turi e dal Monte Turi andremo sulla cima Crotta Nord e poi il Monte Crotta. Dal Monte Crotta scenderemo giù all'Alpe Crotta, Alpe Rosso
e torneremo giù, adesso vedremo probabilmente se dal sentiero Beltrami o dal Pian degli Elbi. Questa è la nostra idea di itinerario, non è tutto segnalato, come vedete, anzi sulla mappa della Geo4Map questo itinerario praticamente è sconosciuto, quindi sono tracce un po' da interpretare. Come mi è venuto di venire ad esplorare questo luogo, se è un luogo così poco conosciuto? Beh, sono stato un pochino stregato proprio dalla montagna, nel senso che quando voi percorrete la Valle dell'Ossola, percorrete la superstrada del Sempione e dopo Pieve vi trovate sulla destra questa montagna molto ripida, aspra e selvaggia, insomma, se siete appassionati di montagna, secondo me un pochino la vostra attenzione la cattura. È molto bella da vedersi e, come vi dicevo, molto selvaggia. Allora sono andato a cercare informazioni, ho trovato delle relazioni sul sito In Montagna che fornisce sempre indicazioni molto utili sugli itinerari di questo genere, e quindi adesso andiamo ad esplorare, ecco. E riguardo al sentiero Beltrami, Cutrizio un pochino lo conosce e quindi ci dice due informazioni. Ho avuto appunto la fortuna di avere proprio una baita a Quarna, che era il punto di partenza del sentiero Beltrami, che ripercorre un po' la tratta che il capitano Maria Beltrami insieme ai suoi 30 uomini faceva per cercare di respingere l'oppressione tedesca e fascista proprio in queste zone. Proprio qui a Cortavolo, lui per quello rappresenta forse uno dei massimi rappresentanti appunto della resistenza, morì perché decise di non arrendersi alla resa data dal capitano Simon, e quindi da lì in poi sia per gli abitanti di Megolo che per tutti gli abitanti dell'Ossola rappresentò proprio un punto di riferimento per quello che è stata la resistenza in quegli anni di oppressione. Stiamo proseguendo in direzione di Loraccio, che è il primo Alpe. Già qua il sentiero, insomma, bisogna un pochino interpretarlo. Si parte da una quota inferiore ai 300 metri, da Megolo di Mezzo, per arrivare ad oltre 1900, sperando di riuscire a completare il giro. Quindi il dislivello è notevole, e oltre al dislivello oggi la difficoltà maggiore sarà il caldo e l'afa, perché fa veramente molto caldo, siamo ad agosto, e quindi anche questo sicuramente non ci aiuterà. Allora, non siamo neanche arrivati ai 500 metri di quota, anche se stiamo procedendo bene, e si ravana da subito. Quello dovrebbe essere il passaggio. Vediamo se lo si può girare, Piccolo, altrimenti ci dobbiamo con le manine. piccolo salto di roccia. Quota 630, troviamo i primi antichi manufatti abbandonati da secoli ormai, il perimetro di un'antica baita e un muretto secco molto grezzo. Guardate cosa c'è qua per terra, questa traccia qui, che cos'è? Cutrizio, che cos'è? Lei Allora, che guida? Facciamo la prima opzione che scarteremo subito, così poi lascio a te la risposta definitiva. Questo potrebbe essere un inizio di scavo da parte di un cinghiale, ma mi pare molto raro perché è abbastanza circolare. Quindi diciamo, la possibilità più accreditata è rullo di tamburi. Capriolino, dovrebbe essere un capriolino. Questo, probabilmente, esatto. Il giaciglio di un capriolino. Giaciglio notturno di un capriolino, quindi in zona dovremmo anche trovare, guarda, Eccolo qua, abbiamo trovato. un capriolo dalle orecchie lunghe. Sì, distruggimi. Oh, ma guarda quanto abbiamo... Guarda quanto ci siamo spostati. Cioè,
Siamo partiti dritti, perché quella là dovrebbe essere, siamo partiti. Da qua dici? Scusa, Megolo non è quella là sotto, quel casone lì di fronte dove abbiamo parcheggiato. Noi siamo passati risalendo questa dorsale, diciamo, questa parte della montagna. Guardate la piana dell'Ossola come si sviluppa, com'è ampia, e pensate che questo durante l'ultima glaciazione era il letto dell'enorme ghiacciaio che riempiva per l'appunto questa valle e che copriva tutte le montagne laterali, e di conseguenza qui sotto c'è un grosso letto di detriti. Se noi scavassimo troveremmo decine se non centinaia di metri di detriti trasportati da questa enorme lingua glaciale che poi sfociava fino al lago Maggiore, al lago d'Orta, e quindi Assolutamente, sì, insomma immaginate un po' di proseguire col profilo della montagna. In teoria questa prima era una piccola valle fluviale a V. è molto evidente, è molto evidente. Centinaia e centinaia di metri di detriti accumulati. Esatto, immaginate, doveva essere un ghiacciaio gigantesco, enorme, è assolutamente quasi inimmaginabile per noi. Cioè, se prendiamo ad esempio il ghiacciaio più esteso d'Europa, l'Ales, rispetto all'Ales questo qui era forse 10 volte più grande. Allora, siamo praticamente arrivati all'Alpe Loraccio, quota circa 1000 metri. Fino a qua diciamo che il sentiero è duro, una traccia c'è, non evidentissima, ma se fate attenzione diciamo che potete intuirla perché ci sono ancora i gradini dell'antico sentiero. Questo è l'Alpe Loraccio. Adesso diamo un'occhiatina a queste baite ormai abbandonate. Questi sono posti veramente ormai in completo abbandono, non sono frequentati praticamente da nessuno. Andiamo a sbirciare un pochino cosa c'è dentro, cosa ci sarà. Qui addirittura ecco i resti di quello che era, esatto, proprio Allora qua gli attrezzi. sì, c'è qualche sacco, c'è una, Bellissimo quello. cos'è quella, una specie di Sì, ma guarda che c'è lo scolatoio, quindi provi a immaginare cosa era questa. ah, forse una fontanella. Qui sicuramente se erano noci, se era uva o quant'altro riuscivi a... Tu dici? Sì, rudimentale, ma con tanto di scolatoio. Beh, neanche poi malissimo questa baita, insomma, c'è qualcosina, c'è una struttura ancora abbastanza integra. Lo scarpone, guarda, proprio il tempo che si è fermato qui. Già. Vediamo un attimo. Pentolame. Possiamo notare anche le travi del tetto carbonizzate, perché qua ovviamente accendevano i fuochi direttamente all'interno delle baite, non c'erano i camini. Forse sono annerite perché la qualità delle travi o anche del tetto è ancora in ottimo stato. Sì, sono annerite e affumicate perché accendevano. Vedi qua? Qua c'era il focolare probabilmente, vedi che qua è tutto nero. Qui c'era il focolare, è rimasto tutto abbastanza così com'era. Interessante. Questa è una specie, ecco, guarda, dicevo, vedi che macina. Qui si è davvero fermato. Il corno dove si metteva probabilmente il falcetto. Già. Diamo un occhio anche alla seconda baita. Anche questa in discreto stato. C'è il fienile con ancora per l'appunto il fieno e una gerla lì in fondo. Tetto ancora in piedi, è ancora messo abbastanza bene. Vedete, quando i tetti vengono costruiti bene. Allora, questo oggetto qui che andiamo a vedere, abbiamo trovato la spiegazione sempre sul sito in montagna. Questo è il carapium. Carapium, sì. Serviva per separare i capretti dalle mamme, perché poi giustamente il latte doveva essere munto da... Esatto, per evitare che fregassero tutto il latte sostanzialmente. Quindi erano dei rudimentali gabbie per i capretti. Quindi vedete che c'è ancora testimonianza, qualche testimonianza storica molto interessante in queste baite. Sono, diciamo, dei piccoli musei. C'è un altro piccolo dettaglio che ti voglio far notare, lo usciamo fuori. Di
differenza delle altre baite, qui hai un architrave in già, pietra. che bello. Ed era puro dello stile valzer di questa parte dell'Ossola. Quindi qua probabilmente era una loro Peculiarità. modalità sì, costruttiva. Bello, bello questo alpeggio. Sì, ha conservato davvero. Esatto, si respira molto un sapore antico ancora, come se il tempo si fosse totalmente fermato. Abbiamo un'altra baita. Oh, salve Fara! Abbiamo un'altra baita che sembra in ottime condizioni. Sì, oddio. Non azzarderei a camminare su questo soppalco, comunque ancora discretamente integra, a parte questa parte anteriore che è crollata. Vediamo qui un altro carapiun. Era pieno, quindi avevano più capre. Era un alpeggio abbastanza vivo. E anche qui tutto crollato. La progressione è lenta e faticosa, ma fino a Pian degli Albi il sentiero è visibile abbastanza bene. Ecco qui. Lì, quella, fai leggere quella targa perché questo è un altro momento un po' che ricorda il passato, la malinconia di chi l'ha vissuto. Cos'è questo? Probabilmente i proprietari di quest'Alpe hanno deciso, dopo tanti anni, di tornare qui e... Una piccola targata in ricordo. Sicuramente ci hanno fatto l'infanzia qui, sono cresciuti qui d'estate quando portavano sulle Chissà. bestie. Qui vediamo se si può dare un'occhiata. Guarda. Porca. È una baita. Balma. Sì, baita balma. Con parete sulla parete. Sì, molto genuina, artigianale, costruita infatti semplici con... Sì, è una specie di balma. Da adesso in poi il sentiero dovrebbe essere ancora peggio perché fino a qua diciamo che sulla mappa, se cercate attentamente riuscite a trovare una traccia sulla mappa. Da adesso in poi risulta tratteggiato e l'ultimo pezzo in cresta fino al Monte Turi non ha un vero e proprio sentiero, quindi è un giro così, faticoso. Adesso entriamo nel classico tratto da ravanamento, quindi rododendro, fitto, sperando che più in su migliori. Dura, è molto dura. Abbiamo fatto una grandissima fatica e una grandissima ravanata. Com'è, Patrizio, dai? No, perché grandissima? Perché No, non era una grandissima fatica? Stra grandissima. Minchia, cioè, era tosta. Tosta. Siamo sempre all'interno del programma, comunque inerenti a quello che era il titolo. Qual era il titolo? Trekking, i peggiori trekking dell'Ossola. Siamo perfettamente allineati, stiamo mantenendo le promesse. Poi siamo in estate, quindi la vegetazione aggiunge ulteriore difficoltà all'itinerario, oltre al caldo ovviamente. Quindi ci rallenta, umidità superiore al 90% e una serie di cose, però siamo contenti e mentre ci lamentiamo sappiate che certo. Intanto diamo un'occhiata a questa vista panoramica che dà verso la zona dei Corni di Nibbio, che anche quella è una delle zone dei trekking peggiori dell'Ossola. Sì. E con questo vi do un indizio per il prossimo itinerario. E adesso la vista qua si apre, molto bella,
e abbiamo una montagna con un nome molto rassicurante, Mazza dell'Inferno. Lì c'è la Valle dell'Inferno, poi c'era la Cima Ravinella, quindi di qua siamo in Valstrona. Il Monte Turi e il Monte Crotta restano qua e probabilmente adesso noi percorreremo la dorsale, la cresta per risalire, e quindi vedete una zona veramente selvaggia. Qua secondo me è davvero difficile trovare gente lungo l'itinerario a fare trekking, è una roba per pochi appassionati. Anche perché è confermato dalle poche tracce anche riportate sulle cartine, quindi... Sì, per lo più sono tracce di animali, quindi non c'è nessuna indicazione, nessun bollo, nessun ometto, niente. Quindi don't try this at home. Don't try this at home. Allora, cominciamo a vedere la nostra prima meta, se non forse la meta definitiva, adesso valuteremo. Monte Turi, qui. Ok, allora, ecco. Andiamo a farci tutta la cresta. Qua farà, vedi? Non so se... se la cava, Guarda, guardala. Guarda, saltala, dai. Poltino, Porca. Vabbè, devi saltare qua che ci sta chiudendo la strada, però vabbè. Però vedi che comunque se le sa calcolare le altezze. Eccoci. Lo dico già Luca, io non proseguo. Quello, intanto complimenti perché questo ci sta, però caro mio, senza acqua e sotto il picco del sole io tutto quel dislivello a ravanare con quelle braccia alte non lo faccio. Adesso siamo al Monte Turi. Quella era l'antecima.
Allora, dalla cima a Turi stiamo un attimino facendo il punto della situazione. Abbiamo fatto quasi 1500 metri di dislivello già. Quella alle nostre spalle è la cima Crotta, non è lontanissima, ma consideriamo che siamo in estate, sole cocente, non ci sono sorgenti d'acqua lungo il sentiero tra virgolette, e quindi ovviamente siamo già un pochino a corto di risorse d'acqua e questo potrebbe diventare un problema serio. Esatto. Manca ancora un bel pezzettino, quindi probabilmente opteremo per il ritorno. Anche perché Quindi, il ritorno sarà a condizioni simili alla salita, quindi non abbiamo una traccia ben definita, scenderemo su prati ripidi. esatto, diciamo che anche il ritorno non è velocissimo nonostante sia in discesa, perché comunque siamo sempre su. Dovremmo all'incirca, fai vedere un po' qui, non so, giù. Adesso vediamo, perché lì sotto c'era l'Alpe Rosso, comunque questo è un itinerario in ogni caso molto selvaggio, molto bello. Siamo già contenti della cima Turi ed era il nostro obiettivo principale della giornata. Di sicuro il periodo migliore per fare questo tipo di itinerari, un periodo tra l'inverno e la primavera, perché ancora la vegetazione è bassa, quindi riesci a camminare anche molto più agevolmente, anche se sei limitato con le ore disponibili, diciamo, di luce. Quindi classiche cose da fare di mattino presto, che ne so, maggio-giugno, ecco. E tu Fara cosa dici? Tu? Fare non ha capito niente, lei sembra incosciente di quello che ha fatto finora. Alla fine abbiamo deciso di scendere in direttissima dal Monte Turi e andare in direzione dell'Alpe Rosso. Vedremo come sarà, è improvvisato e speriamo bene. Ogni tanto sembra che ci sia qualche... Io vorrei scambiarle tutte tracce di animali che di passaggio... No, però vedi, magari... guarda quei sassi lì, dici che sono casuali? Potrebbe essere, però sembrano un po'... Qua sotto abbiamo una pietraia che non sembra male. Forse deve prendere un po' di sole. No. Andiamo a dare un'occhiata, vediamo com'è. Magari c'è anche qualche simpatico rettile che ci aspetta. Continuiamo nel bosco, se no? Senti qua? Vabbè, ormai attraversiamo la pietraia. Passiamo di lato? Sì, se c'è qualcosa di evidente comunque loro sono i poggiati, li dovresti notare. Questo sì, è proprio la tana delle vipere, eh? Bella calda. L'ambiente perfetto. C'è un dibattito sul fatto che sia un ometto o meno. A me sembra un ometto però. Sì, a me sembra messo da qualcuno quello. Però anche lì possiamo fare una critica perché è un ometto fatto con poca dedizione. Vabbè. Quindi ti lascia il dubbio che sia anche un evento naturale. Scendendo giù in direttissima dal Monte Turi abbiamo intercettato quello che sembra un antico sentiero, una Stradivac, una strada delle vacche probabilmente. Sì, è abbastanza evidente. Siamo appena sopra all'Alpe Rosso che adesso vi farò vedere. Abbiamo trovato questo sentiero che è una strada delle vacche, quindi presumibilmente questo era il sentiero che univa anticamente, sono tutte ipotesi, ma si presume che fosse il sentiero che univa l'Alpe Rosso all'Alpe Crotta. Quindi immaginatevi anche qui lo stile di vita alpigiano di un tempo, come era duro, in che luoghi si trovavano ad allevare, a lavorare. E oggi è tutto in completo stato di abbandono, però sono zone veramente molto belle e molto selvagge. Se volete stare in un posto in cui siete lontani veramente
dagli itinerari turistici questo è l'itinerario giusto. Adesso dall'Alpe Rosso ci collegheremo con un sentiero che ci dovrebbe portare a Ballo, giusto? Il ballo. Il Ballo. Quindi prepariamo... Magari si balla. È abbandonato quanto vuoi, ma guarda te, tutta col tetto in legno. Sì, non è proprio del tutto abbandonata da tantissimo tempo, mi pare, eh? Anzi, un minimo di No, sembra infatti anche... di cura c'è stata. Guarda lì. Sarà stimato un mezzo chilo, guarda come sale. Eh sì, mezzo chilo di ragno c'è lì. Si arrampica solo con 2 zampe, dai. L'unica vena d'acqua della giornata. Si trova sotto l'Alpe Rosso. Non è neanche male. Sì, quota 1240. Facciamo scorrere. Farah, sei rinfrescata, eh? Sei rinfrescata, vieni qua, ma tu sei tutta bella frescolina, Fatto il bagno in piscina. Eccoci al ballo. Un giudizio. Sì. Un cutrizio ballerino ci fa per l'appunto. Ci introduce al ballo. Ballando con le stalle. Ballando con le stalle. Allora, non so se la tecnica è voluta oppure hanno messo poca attenzione, ste piode messo un po' in maniera artistica. Ma è rudimentale. All'antica. Basta che non piove. Alla vecchia maniera. Si trova sempre ispirazione guardando le altre baite. Questa è molto carina. Guardate che bella idea la copertura con i tronchi di betulla. È una baita abbastanza curata, anche se probabilmente anche questa poco frequentata da molto tempo ormai. C'è anche un ulteriore ampliamento, no? Più moderno. Sì, però rimane carina la... hanno fatto anche sopra qua. Con le Bello, betulle, molto carino, sì. In questo momento ci troviamo a Castello, manca poco. Volevo soltanto farvi vedere che castagneto incredibile che abbiamo qua attorno. Tutti ultra secolari. Anche un cutrizio secolare. Oddio, sto invecchiando bene o male, boh. Però guardate, comunque sono tutti castagni secolari. Io direi che per questo video è tutto. Ormai siamo arrivati su una strada gippabile e di conseguenza adesso il percorso è molto agevole. Conclusioni su questo sentiero, su questo percorso. Uno dei trekking peggiori dell'Ossola. Come ti è sembrato questo primo trekking tra i peggiori dell'Ossola? Direi che ha mantenuto le promesse, infatti non siamo riusciti a chiudere quello che era nelle nostre intenzioni, quindi direi che... Sì. Col senno di poi forse al Monte Crota ci saremmo potuti arrivare, ma veramente stagione o troppo tirati. Comunque il 50% dell'itinerario è puro ravanage, l'altro 50% bene o male i sentieri ci sono. Comunque un sentiero, un itinerario wild al 100%, quindi se vi piace questa tipologia di itinerari, se vi piace stare da soli e assaporare proprio la montagna quella più selvaggia, in purezza, sì. Sicuramente questo è un ottimo itinerario. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un commento, ci vediamo al prossimo video e ci vedremo anche al prossimo dei trekking, non mi ricordo mai. I trekking... Dobbiamo memorizzarli perché ci vediamo al prossimo dei trekking peggiori dell'Ossola. Un saluto anche da Farah, che oggi è stata magnifica e bravissima. Farah, è piaciuto il giro? Così insolatina, sì, tranquilla. Ma Farah è infinita. Farah è infinita. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.